amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Soul Power. In questo primo giorno dell'anno 2024 facciamo un video molto importante perché pratichiamo Soul Power e in particolare ci occupiamo del perdono universale. Abbiamo visto come la nostra anima ha un posizionamento lungo il corpo, ma abbiamo visto che ogni cosa, ogni essere vivente ha un'anima. Abbiamo l'anima, ma non solo di ogni cosa, ogni essere vivente, ma ogni anche attività. Quindi abbiamo l'anima del business, l'anima delle pietre, l'anima delle piante, degli esseri viventi, l'anima delle stelle, delle galassie, del nostro corpo o di parti del corpo. Per cui ogni cosa che esiste in ogni luogo ha un'anima. Abbiamo visto come l'8 agosto del 2003, lo dirò spesso, è cominciata la nuova era che si chiama l'era della luce dell'anima. Lo dirò spesso perché è importante, perché segna uno spostamento. Quindi dal mind over matter, cioè dalla mente sopra la materia, andiamo invece al soul over matter, cioè l'anima sopra la materia. Questo significa che non è la mente più la parte più importante che dà guarigione, ma diventa l'anima. La mente, abbiamo visto anche nel Qigong, le tecniche di visualizzazione, può dare salute, quindi può guarire, la mente può trasformare, ma il potere dell'anima e l'era che sta cominciando, che è cominciata, quindi è notevolmente più grande. E l'anima ha un posizionamento lungo il corpo, abbiamo visto come si muove in questa vita, ma anche nelle vite passate, in relazione ai nostri comportamenti, piacevoli, non piacevoli, buoni o cattivi. E si muove lungo i centri energetici, dal quarto centro energetico, che è il centro massaggio, in poi, cioè quello che ci mette in comunicazione con l'universo, che ci permette di ricevere e mandare segni all'universo, e si parla di illuminazione. Ma è il percorso che l'anima fa lungo i nostri chakra che va a identificare proprio il percorso di illuminazione che ciascuno di noi può fare. E sì, perché ciascuno di noi ha il libero arbitrio ed è una delle leggi importanti, cioè la capacità di decidere in ogni istante cosa fare, cosa pensare, come comportarsi e dove e quale direzione far prendere a questo corpo all'interno del quale abbiamo l'anima, perché il corpo che si manifesta nel mondo fisico, ma l'anima si manifesta nel mondo dove c'è assenza di forma. E quindi noi abbiamo la possibilità di muovere il nostro corpo e di decidere liberamente, perché il creatore nella sua immensa bontà ci ha dato la possibilità di scelta e questa possibilità di scelta però va a determinare diverse registrazioni nei registri akashici, cioè in un registro che tiene conto di tutti i nostri comportamenti e che praticamente ci permette di registrare il posizionamento dell'anima. Nel testo del dottor Shah di Soul Power si parla di dopo la morte di 45-50 giorni, che è l'intervallo necessario a registrare nel registro akashico i comportamenti della nostra vita. Poi possono passare, così come lui dice, 10, 20, 30, 100 anni, 500 anni alla nuova reincarnazione, perché poi abbiamo visto come il ciclo delle vite è condizione del percorso di illuminazione, per cui c'è un altro concetto importante che è la legge del karma, la legge dei comportamenti positivi o negativi, comportamenti positivi che illuminano l'anima, quindi la fanno salire, comportamenti invece negativi che la fanno scendere, tolgono luce. Noi possiamo dare o togliere luce alla nostra anima. E abbiamo visto come ci sono anche delle pratiche di Soul Power, viste in un altro video, in cui possiamo pulire i nostri comportamenti, ma noi possiamo anche andare a migliorare il posizionamento dell'anima attraverso delle pratiche
che hanno al centro comportamenti, diciamo, in qualche modo privilegiati, cioè e che hanno molto potere, molta luce, come l'amore universale, mentre oggi ci occupiamo di un'altra caratteristica, di un'altra virtù importantissima, che è quello del perdono, quindi del perdono universale. E sappiamo come, ma l'abbiamo visto anche nel Qigong, lo dice anche la medicina tradizionale cinese, come tutte le discipline energetiche, come alla base di una malattia c'è sempre uno squilibrio energetico. Vediamo come molte persone che sono malate potrebbero aver avuto all'origine uno squilibrio energetico, e lo squilibrio energetico può essere determinato da diversi fattori. La medicina tradizionale cinese parla di fattori esterni, il vento, il freddo, un eccesso di calore, tutto ciò che proviene dall'esterno. Ma la medicina tradizionale cinese vede anche la possibilità di uno squilibrio come originata da un fattore emozionale, e lo squilibrio emozionale porta anche ad uno squilibrio energetico e quindi nel tempo alla malattia. Ecco che il perdono in questo interviene per lasciare andare ciò che ha portato allo squilibrio, perché se molto spesso laddove se noi perdoniamo qualcuno ci perdona qualcosa, la prima sensazione che abbiamo è quella di leggerezza. È come se avessimo perso qualche cosa, un peso, quindi un peso, ecco, che abbiamo dentro che esce fuori. È quel peso proprio che crea un blocco, che crea una congestione energetica e quindi uno squilibrio. È proprio quel peso che dobbiamo portare fuori. E vediamo come sia che noi perdoniamo che siamo perdonati, il peso diminuisce, si alleggerisce. Ecco che quindi è molto importante la pratica del perdono, e possiamo rivolgerla ad una persona, è già un effetto positivo, possiamo rivolgerlo a più persone, e Soul Power, questa disciplina bellissima, parla di perdono universale. Quindi quale migliore occasione è il primo giorno dell'anno oggi per fare una pratica di perdono, prima ad una persona e poi una pratica che attraverso il perdono divino dia a tutti noi che ascoltiamo, a tutti noi che siamo qui collegati con questo video, una benedizione, quindi la benedizione del perdono divino. Allora, la prima pratica invece la vogliamo, è quella che voglio suggerirvi in tutte le situazioni in cui abbiamo da perdonare qualcuno. La possiamo mettere in pratica e vedremo come questa porterà benessere energetico, prima emozionale dentro di noi, e quindi più salute e più luce soprattutto. Allora, la pratica è sempre una pratica che dobbiamo in qualche modo ripetere, la possiamo ripetere a voce bassa o alta. La disciplina dice che laddove la ripetiamo silenziosamente prende diciamo le cellule, fa vibrare a livello cellulare le parti più piccole, mentre se aumentiamo la voce diciamo andiamo a prendere una zona più ampia. Però diciamo possiamo fare l'una o l'altra a seconda della nostra predisposizione e inclinazione, ma anche a seconda del tempo. Sono pratiche che possiamo fare in qualunque luogo. Allora, cara, e questo è diciamo il nome della persona, esprimiamo subito il primo concetto, la prima energia: io ti amo. Quindi caro, non so il nome della persona, io ti amo. E poi chiamiamolo vieni, vieni, e pratichiamo insieme il perdono l'uno per l'altro, e poi cominciamo a cantare per 2-3 minuti, a ripetere amore universale, 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 amore universale. Possiamo chiudere gli occhi, possiamo essere distesi, amore universale, amore universale, amore universale, amore universale. Lo facciamo per almeno 2-3 minuti e poi vediamo cosa succede nel nostro corpo. Poi chiudiamo la pratica con ao, 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 grazie, grazie, grazie. Ma ora, ecco, vorrei anche fare proprio
in occasione di questa festività, di questo giorno di festa e di apertura dell'anno, una pratica di benedizione generale per tutti. Allora, la lettura dei libri del dottor Shah è una lettura molto potente. Lui attraverso i libri ci trasmette, lui lo chiama il cosiddetto trapianto. Allora, trapianto viene diciamo, dal latino, significa posizionare la pianta in una posizione diversa, no? Trapiantare, transplant, cioè portare la pianta da una posizione all'altra. Lui invece lui parla nel Soul Power di trapianto di anima del divino, e ci sono diversi trapianti. Ora, la lettura dei suoi testi, attraverso quindi la ricezione della lettura, ci porta a portare dentro di noi parte dell'anima del divino nei diversi aspetti. Ecco, l'aspetto che diciamo portiamo dentro di noi, ho portato dentro di me con la lettura di questo passaggio che voglio condividere con tutti, è il trapianto diciamo, del perdono divino, quindi del trapianto dell'anima del perdono divino. Ecco, ora noi possiamo chiamare tutto ciò che portiamo dentro di noi e lo possiamo portare a vantaggio del nostro benessere, ma anche del benessere di tutti gli altri, che è ancora meglio. E quindi in questa pratica di augurio di un buon anno sereno, fantastico, meraviglioso e per tutti voi, mi piace proprio condividere con voi l'effetto positivo di una benedizione che deriva proprio da richiamare il perdono divino, quindi l'anima del perdono divino. E allora così recitiamo insieme: anima, cara anima divina del perdono divino, io ti amo, io ti onoro, io ti sono riconoscente, ora accenditi, cioè vieni tra di noi e per favore dai la benedizione di quest'anima, di questo aspetto del perdono divino a me e a tutti coloro che stanno ascoltando ora questo video o quando lo ascolteranno, e che insieme a noi diranno perdono divino, benedici noi, tutti noi. Perdono divino, benedici tutti noi. Perdono divino, benedici tutti noi. Chiudiamo anche gli occhi, facciamo almeno 2 minuti di questo canto di perdono divino, perché possiamo veramente avere la benedizione e l'energia necessaria per affrontare il nuovo anno. Perdono divino, benedici tutti noi. 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 E ora chiudiamo con AO, AO, AO. Grazie, grazie, grazie. Grazie al Creatore, primo grazie, il secondo al nostro team celeste che sta sempre con noi, i nostri angeli, i nostri arcangeli specializzati per materia. Abbiamo visto la specializzazione dell'Arcangelo Michele, quindi che ci protegge, e chiediamo all'Arcangelo Michele protezione per tutti noi per questo nuovo anno, ma un ringraziamento anche, il terzo ringraziamento alla nostra anima, che attraverso le pratiche costanti, continue, stiamo cercando di illuminare, perché vogliamo che la nostra anima abbia sempre più luce, e lo facciamo con tutte le nostre pratiche, lo facciamo costantemente, prendiamo consapevolezza del potere dell'anima e ci lasciamo aiutare dal potere dell'anima per dare a noi salute, ma per trasformare tutti gli aspetti della nostra vita e anche gli aspetti della vita di tutte le persone che ci circondano, perché
è bello sì illuminare la nostra anima, ma illuminare anche le anime degli altri. Noi possiamo farlo come? Possiamo farlo condividendo queste pratiche, condividendo tutto ciò che di bello ci capita, possiamo scriverlo in Culture Video, possiamo darne testimonianza. La testimonianza è uno strumento potente. Un giorno ne parleremo dello strumento della testimonianza e in un'altra disciplina di cui vi voglio soltanto accennare il nome, che è Theta Healing, quindi una disciplina che ci permette in uno stato meditativo profondo, cioè di arrivare alle onde Theta. Noi sappiamo che il cervello emette diverse onde, alfa, beta, teta, gamma, alfa quando siamo beta quando siamo attivi, alfa quando stiamo dormendo, teta è quando stiamo un po' nel dormiveglia. Le onde che il cervello emana ci portano in uno stato di rilassamento più o meno profondo o di assenza di rilassamento, quindi ci sono dei cicli che poi vedremo meglio. Ecco, Theta è una condizione meditativa e l'abbiamo, secondo questa disciplina che faremo, tutte le volte che saliamo in alto, un po' come il percorso che vogliamo far fare alla nostra anima, quello di salita. Ecco, noi possiamo immaginare anche noi di salire dentro di noi, attraversare i chakra, uscire e continuare a salire. Questo percorso, secondo questa disciplina che si chiama Theta Healing, di cui un giorno parleremo, ci permette di andare in Theta, quindi in una condizione di rilassamento profondo e molto importante un'altra condizione, non soltanto quella di ascesa, ma quella di voler andare a ricercare il Creatore, perché poi in quella situazione, quando poi usciremo e faremo magari questa meditazione, attraverseremo i livelli di esistenza sopra di noi e raggiungeremo l'ultimo livello di esistenza, il settimo, allora in quella condizione sarà molto importante la visualizzazione che stiamo esercitando con il Qigong e con altre pratiche. Sarà perché la visualizzazione abbiamo visto che muove energia. Visualizzo, creo l'immagine e in quel modo io vado a spostare energia verso quell'immagine. Devo visualizzare, quando visualizzo un'immagine porto energia in quell'immagine, la rendo reale, ma non basta. Perché per diciamo trasformare ciò che vedo in realtà abbiamo bisogno di un'altra situazione molto importante, che è appunto la testimonianza. Ecco perché vi dico testimoniate, poi lo vedremo meglio, ma la testimonianza è uno strumento molto potente che ci permette di portare nella realtà ciò che abbiamo visualizzato. Da lì si aprono poi le porte anche a tante altre meraviglie, come il potere di manifestazione, il potere di manifestazione di guarigione, il potere di manifestazione di una trasformazione, di un cambiamento della vita, quindi la visualizzazione, l'energia che si sposta, il creatore che opera e la testimonianza, perché noi siamo scintille del creatore, siamo strumenti, ma la testimonianza del lavoro che il creatore fa sulla nostra visualizzazione, dietro la nostra invocazione, un po' come stiamo invocando anche l'anima, quindi ci permette di portare questo aspetto nella nostra realtà. Noi non crediamo fin tanto che non vediamo, noi non crediamo fin tanto che qualcuno non ci racconta che questa situazione si è verificata. Ecco la testimonianza. Noi diamo testimonianza a tutte le meraviglie che ci capitano per portarle nella realtà non soltanto nostra, ma nella realtà del maggior numero di persone. Vi ringrazio, quindi condividiamo, pratichiamo, illuminiamo la nostra anima e un augurio speciale a tutti voi, quindi di buon anno, vi auguro un fantastico, meraviglioso 2024, ma la cosa più principale che voglio augurare a tutti voi è quello di lasciarvi sorprendere, quindi quello di andare a superare tutto un sistema di convinzioni che nostro malgrado abbiamo, rispetto al quale dobbiamo lavorare, che possiamo superare, sistema di convinzioni che molto spesso, e questo lo vedremo anche nella disciplina del Theta Healing, stanno in profondità, quindi nel subconscio, ma che dobbiamo prendere, portare in superficie, affrontare, riprogrammare e quindi ritornare allo stato originario per poterci sorprendere sempre
da tutte le meraviglie che accadono, da tutte le meraviglie che io auguro a ciascuno di voi. Quindi lasciamoci sorprendere, stupire da tutto ciò che è dentro di noi, da tutto ciò che è fuori di noi, e ripetiamo ogni tanto che è tutto perfetto. Grazie.